Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video. Faremo un video recensione di questo frigo della marca Vevor. Questo è un frigo che fa frigo congelatore. Recensioni di questo frigo ce ne sono già in giro su YouTube. Noi però vogliamo fare una recensione differente, ovvero una sincera e veritiera recensione. Testarlo veramente, fare le cose come si deve, come veramente andrebbe utilizzato. Perché sarebbe troppo semplice fare il video e dire sì, un bel frigo, funziona, raffredda, ci beviamo la birra fredda in 10 minuti. No, non è così. Ora lo metteremo a dura prova. Io prenderò, oltre al display digitale che ha lui, con il tester che ha un sensore di temperatura, prendiamo la temperatura interna, vediamo quanto ci mette a raggiungere la minima temperatura, ovvero la massima temperatura più fredda che può arrivare, che è meno 20. Ed inoltre ci metteremo dentro delle bottiglie d'acqua, vediamo quant'è la sua vera capacità, perché te lo danno per 35 litri. Si può usare a 220 e a 12 volts, senza nessun tipo di problema. Una cosa ulteriore che andrò a fare io in questo video sarà: abbiamo una piccola power station, la All Power 700, è piccola, lo attaccherò a quella, adesso è sera, vedremo già stasera quanto tempo ci mette ad arrivare alla minima temperatura, e gli metto anche dentro le bottiglie d'acqua per vedere domani mattina a che punto si trovano le bottiglie d'acqua, ed vedremo tramite l'applicazione quanta batteria preleva dalla power station, quindi quanto consuma realmente per mantenerlo tutta la notte. Ovvero, noi partiamo da una power station carica al 100%, vediamo domani mattina in che situazione è e a che temperatura è l'acqua, che sarà meno 20. Il congelatore, vediamo se le congela le bottiglie in una notte. Esteticamente parlando è bello robusto, quindi c'ha una bella, è costruito bene, ha delle belle maniglie per portarlo, abbastanza leggero. Calcolate che se poi lo riempite di bibite o di cose il peso aumenta. Vediamo se c'è scritto il suo peso. No, il peso non c'è scritto, c'è solo scritto che è il modello CF35, con 35 litri. Ora ve lo faccio vedere più nel dettaglio. Questo è il frigo, qua c'è la sua maniglia per aprirlo, ha una catenella per non far dare il giro al coperchio, ha una luce a LED, speriamo che sia bianca, ora lo accendiamo. Questo dovrebbe essere il vano congelatore, ma ho guardato un po' in giro e alla fine questo raffredda e questo arriva a meno 20, quindi diciamo che è un tutt'uno, alla fine è separato ma è un tutt'uno. Qui c'è una griglia che si può togliere senza problemi. Da questo lato abbiamo il suo schermo LCD dove c'è un tasto accendi e spegni, alzi e abbassi la temperatura, e le impostazioni che sono low, medium, high, basso, medio, alto. E c'è anche una funzione eco. Un'altra cosa che ha è anche il Bluetooth, che ora poi vi faccio vedere l'applicazione sul telefonino, dove dall'applicazione vediamo semplicemente la temperatura interna, quanto è impostato. Se non vogliamo andare a vedere dallo schermetto tramite app è più semplice, però fa le stesse funzioni che lo schermetto riportato sul telefono. Banda le ciance, mettiamoci all'opera. Come detto prima, primo test che andiamo a fare, guardiamo assieme quanta roba ci sta dentro il frigo. Io ora l'ho spostato per farci arrivare il filo, per collegarlo e metterlo in moto. Guardiamo la capacità, guardiamo con l'app a quant'è la batteria, dove lo andremo a attaccare con la power station, e poi facciamo il test. Questo è il frigo, apriamo. Vedete che si è già accesa la luce perché io ho collegato l'alimentazione, è a LED bianca, ma lo schermetto è ancora spento. Io ho qua 3 bottiglie da 2 litri di acqua. In piedi, calcolate che sono 2 litri. In piedi non ci stanno perché altrimenti non si chiude. Vedete? Quindi vanno messe coricate. Coricate, ci avanza dello spazio sotto che possiamo metterci dell'altro cibo, e sopra ne possiamo andare a mettere, se non erro, solo 3, perché 4 non ci stanno. No, 3. Vediamo se si chiude. Sì, bisogna sforzare appena appena, ma si chiude senza problemi. Quindi 3 bottiglie da 2 litri ci stanno comodamente. Ci avanza un po' di spazio qua, un po' di spazio là sotto e tutta la celletta qua. Ora togliamo le bottiglie. Il rumore che sentite in sottofondo, per chi non lo conosce, è Pippo. Wow wow, sto registrando il video. Miau bau. Sto facendo un video, basta. Wow wow.
Ora bisogna andare a fare la nanna. Finisco il video e ti metto a nanna, ok? Andiamo avanti. Allora, come vi dicevo, questa è l'app della Power Station che è al 100%, 0 carichi in entrata, 0 carichi in uscita. La 220 è accesa, vabbè, anche la 12, qua ci sono le luci, le spegniamo. Poi qui abbiamo il nostro tester impostato sulla temperatura. 25 gradi è la temperatura che la sonda rileva in questo momento all'esterno. Ora vi faccio vedere anche questa è l'app del frigo. La apriamo. Dobbiamo accenderlo perché sennò non si accende il Bluetooth e non si connette. No, si è connesso. 27 gradi interni da meno 20 è la temperatura massima che raggiunge. Potete connettere e disconnettere, potete abbassare e alzare la temperatura. Ora noi la andremo a accendere qua assieme. Dice che dentro ci sono 27 gradi, che è la temperatura ambiente perché è aperto, quindi ci sta. Ora dal telefonino andiamo ad accenderlo, vediamo se funziona. Io schiaccio qua on e si accende lo schermo ed è anche partito il compressore. Il rumore è praticamente quasi nullo, non si sente. Guardiamo ora, le bottiglie sono a temperatura ambiente, ma se uno non ci crede io faccio così perché sono sigillate. Io ne apro una davanti a voi, gli infilo la temperatura che ci dice che è 26-27 gradi, ho infilato la sondina nell'acqua e rimane 26 che è la temperatura ambiente. Ora io vi faccio vedere che la sonda funziona perché se la tiro fuori e struscio nella sondina, vedete che sale? E se io non la tocco più scende. Richiudiamo la bottiglia. Bene, mettiamo le bottiglie dentro. Ok, 3 bottiglie da 2 litri. Temperatura sta scendendo, è già scesa a 27. Ok, ed è puntato a meno 20. Chiudiamo. Sono le ore 22:15. Vediamo quando arriverà a meno 20 che ore saranno. Ci vediamo dopo. E intanto lo lasciamo tutta la notte acceso per capire quanto poi consuma dalla Power Station. Anzi, rientriamo nella Power Station e ci dice che la batteria è ancora al 100% e che l'assorbimento è di 43 watt. Praticamente nullo. Calcolate che io lasciandolo a meno 20 con 3 bottiglie dentro, magari sono le 10 di sera, domani mattina intorno alle 9 quando mi sveglio, non lo so. Probabilmente le bottiglie sono già congelate. Però il test che io voglio fare è quanto ci mette arrivare a meno 20 e quando arriva a meno 20 che stacca il compressore, quanto tempo è passato, quanta batteria ha assorbito e a che temperatura mi ha portato l'acqua da 25-26 gradi che era la temperatura ambiente. In quel tempo lì quanto l'ha abbassata nelle bottiglie. Ci vediamo dopo quando lui arriva in temperatura. Sono le 22:41, temperatura raggiunta 0 gradi. Ora io aspetterò che arriva a meno 20 per farvelo vedere, però siccome è tardi poi lo devo staccare dalla Power Station perché sentite il rumore, è la ventola dell'inverter che si attacca di continuo e tutta la notte così non possiamo stare. Allora ragazzuoli, è più di un'ora che è acceso, sono le 23:28, 29, è a meno 9 già da un bel po', quindi io so che è tardi, lo attacco ora alla 220 del camper e vediamo fino ad ora che è passato un'ora e mezza quanto ha consumato, sempre al 100%. 59 watt, quindi il consumo che ha è niente praticamente. La temperatura è rimasta a meno 9, ora lo attacco all'inverter, all'impianto del camper, così vediamo domani mattina come troviamo le bottiglie e la temperatura. A domani. Siamo di nuovo qua. Allora, sono le 9 del mattino, aspetta che ve lo faccio vedere col telefono. Sono le ore 9:26, il congelatore segna meno 19. Il nostro tester segna meno 14, calcolate che la sonda l'avevamo lasciata più o meno a metà del congelatore. Andiamo a vedere assieme dopo quasi 12 ore, perché ieri sera erano le 10 quando l'abbiamo acceso, sono le 9:30, quindi 11 ore. Le bottiglie sono ancora liquide. Ora ne tiro fuori una, ho tirato fuori la sonda. Tieni la bottiglia ferma, Cri, per piacere. Ad inserire la sonda. Allora aspettate,
la temperatura ambiente, ora lui 25-26 gradi la temperatura che c'è dentro. Vediamo l'acqua, segna che è a -4, ma non è ancora congelata del tutto, è liquida completamente. Non so come faccia a non essere congelata a -5, però probabilmente stava iniziando la fase di congelarla piano piano. La proviamo a assaggiare com'è l'acqua a -5. È ghiacciata, ma non è congelata. Quindi il frigo funziona bene. Ho notato che abbassa da 25 gradi intorno allo 0 grado è rapido, poi da 0 a -5 è di nuovo un po' più lento, poi si ferma un pochettino di nuovo e poi scende a -20. Diciamo che da più 25 a -20 un'ora e mezza ci vuole tutta, e la roba dopo un'ora e mezza non è ancora fredda fredda, quindi è meglio partire con già il frigo acceso. È un ottimo prodotto, robusto come qualità dei prodotti, ed silenziosissimo, non si sente. Quindi chi lo volesse trova in descrizione il link per acquistarlo con uno sconto. Entrate nel negozio Vevor e troverete tutti i prodotti che fa questo marchio, dal giardinaggio ai frighi, pompe dell'acqua, utensili, di tutto fa. Io vi lascio in descrizione il link del negozio, così potete entrare, e se non vi interessa il frigo, vi può interessare delle altre cose, troverete quasi qualsiasi cosa vi viene in mente, loro la fanno e ce l'hanno. Prezzi sono ragionevoli e la qualità, io ho più prodotti di questo marchio, tipo anche il riscaldatore a gasolio per i camper della Vevor, e anche quello un ottimo prodotto, un qualità-prezzo ottimo. Quindi chi volesse, in descrizione c'è tutti i link. Ciao a tutti e al prossimo video.